Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di agosto 2023. Ragazzi, abbiamo la torre. Probabilmente c'è qualche tipo di certezza, di sicurezza, di stabilità, di cosa certa, o anche potrebbe essere semplicemente qualche cosa che voi date per scontato, che insomma potrebbe venire giù nel prossimo periodo, ok? Normalmente quando c'è la torre fa riferimento a un crollo dell'ego, quindi a quello che si vuole egoicamente. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi, potete ascoltare la guida che ho pubblicato e che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video c'è il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Vi ricordo che sono senza WhatsApp in questo periodo, quindi potete mandarmi un SMS tradizionale, ok? Allora, regina di bastoni, 3 di denari. Asso di bastoni, 9 di spade, appeso, 4 di spade e 7 di coppe, ragazzi. Devo dire che si parte da una regina di bastoni, quindi è una carta di forte potere personale, devo dire. La regina di bastoni è sempre una di quelle figure che ha raggiunto un certo tipo di obiettivo, direi anche proprio di notorietà, di potere personale, di capacità di gestire le energie al proprio bisogno. Il 3 di denari al contrario e anche questo asso di bastoni al contrario, ragazzi, mi dà un po' da pensare che ci sia come qualche tipo di collaborazione, di incontro, come vi posso dire, di accordo anche o di responsabilità, dipende poi dalla situazione di ognuno, che o non vi volete prendere o sì, sento che è più un qualche cosa che non dove non volete accordarvi, non volete cercare una specie di compromesso, si potrebbe dire. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. L'asso di bastone al contrario, allora, o fa riferimento alla vostra capacità di agire o a quello che potrebbe essere un eventuale incontro di tipo passionale. Vi dico, è girato al contrario, quindi è come se fosse una sorta di mancanza di azione. Però poi c'è anche un 9 di spade. Io credo che questa mancanza di azione sia dovuta a tutti questi pensieri di cui ci parla il 9 di spade, ok? Andiamo a vedere carta per carta, poi queste le guardiamo direttamente con i mini tarocchi. Allora, la regina di bastoni è spiegata da un 9 di bastoni al contrario e da un cavaliere di bastoni. Allora, ci sono due figure, quindi potrebbe essere una rappresentare voi e l'altra la vostra persona di interesse, se già avete qualcuno. Se non avete qualcuno, ho come la sensazione che abbiate voglia, in realtà, di avere qualcuno. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Il fatto che ci sia il cavaliere di bastoni mi fa pensare al fatto che abbiate voglia di andare avanti, di fare cose, di conoscere gente. Insomma, andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 7 di pentacoli e la luna, ragazzi. È una carta di attesa, il 7 di pentacoli. È un po' come se vi dicessero aspettate che vengano fuori gli altarini, aspettate che vengano fuori
le cose poco chiare, che vengano a galla le cose che fino ad adesso sono rimaste nascoste. Tenete presente che la luna è anche una carta di proiezione, una carta anche di sogno. Sì, è come se vi dicessero di aspettare prima di fare qualsiasi tipo di movimento perché ci sono come delle cose che devono venire a galla. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, 4 di coppe, 3 di bastoni e 5 di spade. Io qui ho come l'idea che questo asso di bastoni voi non lo vediate, perché comunque abbiamo un 4 di coppe, è la carta della cecità, è la carta di qualcuno che non vede un'occasione che è lì di fianco a lui o a lei. E ci sarebbe la voglia di andare lontano, c'è la voglia di uscire da certi conflitti, ma è come se non si agisse. Se ci fate caso, il 4 di coppe è una carta che raffigura una persona seduta, quindi è una carta di staticità. E anche qui comunque avete un 7 di pentacoli, che è una carta di lentezza, no? Andiamo a vedere il 9 di spade. Dieci di bastoni e regina di bastoni. È come se aveste raggiunto un certo tipo di risultato, del quale però vi volete disfare. Ho come questa sensazione. Perché comunque il 10 di bastoni al contrario è una carta che, come il 3 di pentacoli, mi parla anch'essa di responsabilità. O vi siete presi troppe responsabilità magari all'interno di questa situazione o relazione e c'è bisogno di lasciarsi indietro qualche cosa. Andiamo a vedere l'appeso. 10 di coppe al contrario e 3 di coppe. Ragazzi. La carta dell'appeso vi dice di guardare le cose da un altro punto di vista, ma considerato che abbiamo il 10 di coppe al contrario il 3 di coppe, qui si potrebbe trattare di una relazione clandestina, dove però comunque le carte vi consigliano di aspettare. Anche qui avete la carta di attesa, ok? Se non è una relazione clandestina, nel senso che voi siete single, può essere che sia l'altra persona ad avere una relazione, ehm, diciamo, con più gente, plurigama. Andiamo a vedere il 4 di spade. 4 di bastoni, imperatrice. Allora ragazzi, se qui la situazione è a livello familiare, vi dico che ci sono delle cose che potrebbero venire a galla. Adesso poi vado a vedere anche sette di coppe. Però potrebbero esserci delle questioni che vengono a galla, che non necessariamente sono cose nascoste. Molto semplicemente potrebbe anche essere che vi renderete conto di alcune vostre paure, di alcune vostre proiezioni. Abbiamo due carte di proiezioni qui, no? Probabilmente inerente all'altra persona, inerente alla situazione. Abbiamo questo 9 di spade che vi fa effettivamente preoccupare. Insomma, il 9 di spade rappresenta sempre dei pensieri, rappresenta sempre delle preoccupazioni, qualche cosa che crea proprio ansia, ok? E per certi versi, vedendo queste carte, come l'idea che non abbiate mezzi di difesa, che l'unica cosa che possiate fare nei confronti di questa situazione o relazione sia aspettare e vedere come va. Anche qui avete l'appeso nella seconda parte della lettura, quindi diciamo quarta settimana di agosto. Ripeto, o c'è qualche questione familiare, diciamo non proprio in equilibrio, e di conseguenza ci si occupa di divertirsi, anche se comunque il 3 di coppe molte volte fa riferimento alle amicizie, quindi per qualcuno può anche semplicemente essere che, visto il periodo un po' pesantuccio qui con la luna al contrario, il 5 di spade, ci sia semplicemente la voglia di stare un po' leggeri. Voglio andare a vedere questo 7 di coppe. Appeso nuovamente.
i fanti di pentacoli. È come se vi dicessero: restate fermi, aspettate e cercate di vedere quali altre occasioni, prospettive, studi, soluzioni ci possono essere. Perché con i 7 di coppe si aprono una serie, si apre un ventaglio di possibilità, ok? È un po' come se vi dicessero: valutate le varie possibilità che avete. Però, avendo anche questo 4 di bastoni, la carta dell'imperatrice sotto il 4 di spade, ragazzi, io ho come la sensazione che qualcuno troverà sostegno tra le braccia di mamma, tra le braccia di un'amica materna, amorevole. Intendo, sapete, è come se ci fosse una persona vicino a voi con la carta dell'imperatrice che faccia un po' le veci di quella persona amorevole come fosse una madre. Vi dico, il 4 di bastoni e l'imperatrice sono due carte molto belle in realtà, parlano di unione, di prosperità, di abbondanza, però sono sotto questo 4 di spade, quindi io ho come la sensazione che molte persone stiano in una situazione familiare perché è quello che ormai si è pattuito, è quello che ormai si aspetta la gente, cioè probabilmente magari siete insieme da tanto piuttosto che sposati ed è un po' quello che la gente si aspetta, che voi rimaniate lì, però c'è qualche cosa qua che manca. Un'azione, la passione anche per molti versi potrebbe essere. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere che a metà mese conoscerete una persona nuova, anche se siete in coppia, e che potrebbe portarvi un po' di scompiglio, vi dirò, soprattutto se siete in coppia. Perché qui ho come la sensazione che a un certo punto vi arrenderete a dover stare dentro una certa situazione. Andiamo a vedere cosa dicono gli oracoli. Ragazzi, questa carta vi dice di... Allora, innanzitutto parla di una rottura e di una separazione. Effettivamente qui abbiamo la torre. Se ve la devo dire tutta, io in queste carte non è che vedo tanto un momento torre specifico, ma probabilmente ci sono tanti piccoli momenti che piano piano destrutturano questa certezza che voi avevate. Come se fosse che un mattone alla volta viene giù. E poi parla di rompere gli schemi, di fermare gli schemi. Quindi è per quello che avete la carta della pesa, c'è bisogno proprio di un periodo di riflessione, di capire perché io faccio così, perché mi comporto così, perché faccio queste scelte. Parla anche del trattamento del silenzio, che questo è una tecnica manipolativa e di abbandono. Ecco, quando io sento questa carta, queste parole che è un po' collegate al 5 di pentacoli, no? E le prime persone che abbandonano, che ci abbandonano, siamo noi stessi. Siamo noi stessi che per primi ci abbandoniamo, non siamo fedeli a noi stessi. Ok? Quindi l'importante è prima non abbandonare se stessi e poi vedrete che neanche gli altri lo faranno. Poi abbiamo, wow, il cuore con la chiave e qui parla di un nuovo amore, di aprire il cuore, di stare insieme, di qualche cosa che è perfetto parlano. E poi abbiamo anime gemelle e in effetti qui ce l'ho un 4 di bastoni, ragazzi. Parla di bilancio, di unione, di accoppiamenti e di completarsi l'uno con l'altro. Quindi ragazzi vi dico, ho come la sensazione che molte persone debbano stare o decideranno di stare in una certa situazione, però c'è questo asso di bastoni, questa nuova conoscenza che potrebbe essere il cavaliere di bastoni, appunto. Vedo che alla fine del percorso, del periodo di questi 15 giorni, ci saranno una serie di possibilità nuove che voi valuterete. E credo che siano possibilità che fino ad adesso non avete mai valutato. Ok, non condizionamento.
E qui è proprio un po', ragazzi, la stessa cosa che ci dice la carta della torre. L'ego condiziona. Io egoicamente ho bisogno di, non lo so, vi faccio un esempio, avere quel lavoro lì, perché una volta che io ho quel lavoro lì, ho quella promozione, ho quel fidanzato, fidanzata, situazione amorosa, sono sicura che sarò felice. Però, a parte che è una proiezione, dov'è la luna? Qua. Perché voi pensate che grazie a una cosa esterna sarete felici nel futuro. Quindi quella è una proiezione e non è sana. Ma poi soprattutto non vi fate condizionare dal fatto che la vostra felicità dipenda da un lavoro esterno, da una promozione, da questo o da quell'altro. Non condizionamento, non vi dovete far condizionare, ma neanche dagli altri, mi verrebbe da dire. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile in qualche modo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!